vedere in curva. Ma che macchina è questa cosa qua? No ragazzi. Ad oggi 9 ragazzi hanno avverato il sogno di lavorare nel mondo delle auto ed essere padroni di se stessi. Se vuoi farne parte, contattaci per aprire il tuo centro di car detailing con noi. Trovi le info qui sullo schermo. Finalmente è arrivato il giorno dove proviamo insieme, perché non l'ho provata neanche io, la Lancer Evolution 6 appena arrivata dal Giappone. Come sarà? Prima di provarla facciamo un tagliando, perché io non so l'olio che c'è dentro da quant'è, quindi vediamo via tutto, mettiamo un buon olio e la proviamo insieme. Oggi abbiamo anche qui l'RS6 di un cliente, vi facciamo vedere come è messa adesso e soprattutto come sarà messa dopo. Come potete vedere è piena di swirl, di aloni, vi facciamo vedere alla fine che sarà un bijou. Ed ecco qui signori, potete vedere il risultato finale, è venuta pazzesca, sono sicuro che il cliente sarà contentissimo. Lo avete già visto a inizio video ma ve lo rimetto qui, questi sono gli indirizzi mail a cui inviare la vostra candidatura per poter aprire il vostro centro di car detailing con noi. Vi posso dire che è molto piacevole averne uno. Allora abbiamo comprato 2 filtri, non perché ce ne vadano 2 ma perché uno andrà anche sul tagliando dell'S15 che dovrò fare a breve, della HKS direttamente dal Giappone, cioè in realtà io li ho comprati da un mio amico in Italia, però questi vengono proprio dal Giappone, infatti è tutto scritto completamente in giapponese. Massima qualità signori, andiamo ad installarlo. Allora, come vi dicevo, questa macchina viene dal Giappone. Questo significa che essendo una macchina giapponese ha il VIN, quindi il codice del telaio, più corto rispetto a quello che abbiamo noi. Quello che abbiamo noi, se non ricordo male, sono 17 caratteri. Quindi su questo genere di auto attualmente è un po' più difficile andare a scoprire la storia. Ma per fortuna Car Vertical a breve inserirà una nuova feature che ci dirà tutto il passato delle nostre vetture, anche se arrivano dall'altra parte del mondo. Quindi anche le scammate, diciamo, magari sulle JDM stanno per terminare. Nel frattempo, per qualsiasi altra auto voi vogliate comprare, invece funziona come sempre, basta che pigliate la targa o il numero di telaio, lo mettete nell'applicazione e scoprite se è chilometrata, incidentata e tutto quello che c'è da scoprire, come ho fatto io sull'R8, come ho fatto sulla GT86. Fatelo, perché poi dopo mi scrivete la macchina si è rotta e io poi ho scoperto, devi farlo prima. Chiaramente codice sconto PASSION, così avete il 20% di sconto sui vostri report. Molto bene, avete visto il tagliando, avete visto l'RS6. Se volete anche voi fare un lavoretto sulla vostra auto come quello sull'RS6, ci troviamo in via Arno 10, Casnate con Bernate, provincia di Como, e allora non rimane che andare a provare la Evo. Signori, sentite, adesso venite con me in Giappone. Esatto. Allora signori, proviamo insieme questa Lancer Evo 6. Come detto nell'altro video, ho sempre voluto una Lancer, in realtà pensavo più a una 9, magari un giorno l'avrò anche, e l'ho sempre voluta bianca, e questa è una Lancer Evo bianca. Ok. Allora ragazzi, io non so quanti cavalli ha questa macchina, però va forte, va molto forte. Non ho idea neanche dell'elaborazione, perché questa macchina è stata presa dal Giappone, portata in Austria, sono arrivato io e l'ho chiappata, quindi 2 mesi fa questa macchina era su qualche montagna in Giappone. Sicuramente faremo un video dove andiamo a provare quanti cavalli fa, perché sono curiosissimo. Io così direi che almeno 320 cavalli secondo me alle ruote li ha. Poi il fatto che abbia la trazione integrale, appunto, e le marce molto corte ti fa sembrare che ne abbia tanti. Sto basso, 320, scopriremo. Lago di Como e traffico sono, diciamo, 2 cose che vanno molto d'accordo proprio
l'abbiamo visto anche nella Dolce Vita con la R8. 30, allora 33, non c'è parcheggio. È un bel posto dove venire con la macchina, infatti io continuo a tornarci perché non lo so, probabilmente ha un quoziente intellettivo veramente molto basso. Le marce, ragazzi, sono molto corte, quindi è proprio auto da rally. Porca miseria! Allora, io non so quanti cavalli abbia questa macchina, non ho schede tecniche, non so nulla. Sono riuscito a sbirciare una turbina HKS, quindi ha un turbo maggiorato. Credo abbia ancora il catalizzatore, devo guardarci bene sotto, ma presumo di sì, a giudicare dal suono. Cioè, siamo veramente, sto provando proprio con voi, quindi è tutto nuovo per me, come lo è per voi. Quindi scusate se non sarò iper accurato, ma la stiamo provando insieme. Voglio vedere in curva. Ma che macchina è questa cosa qua? No, ragazzi. Ma che macchina è la Lancer Evo? Oh mio Dio, la Lancer Evo 6. Io non l'avevo mai provata. L'ho comprata perché mi è sempre piaciuta tantissimo esteticamente, perché so che cos'è una Lancer Evo. Avevo provato Lancer Evo più nuove, ma questa è incredibile, è leggera. Scusatemi, sono un po' interdetto, ma vi giuro mi sto emozionando. A parte che va, cioè questa macchina dovrebbe avere 280 cavalli, il motore è sempre 4G63, quindi 2000 turbo, 4 cilindri, quello delle Lancer Evolution, però io credo non abbia 280 cavalli, sia a giudicare dal turbo ma a giudicare da come si muove, e dà una sensazione di leggerezza pazzesca. Abbiamo delle gomme tra l'altro molto vecchie che andremo a cambiare a brevissimo, perché questa macchina si dovrà chiamare Lancer Evo 6, il progetto è Grip Monster. Ho deciso, cioè è talmente incollata che così si deve chiamare, l'abbiamo deciso adesso insieme, guarda che roba. Tra l'altro adesso non fa tanto rumore perché appunto lo scarico è molto ben silenziato, ha sicuramente il catalizzatore, però mi piace tantissimo il sound della pop-off, perché ogni volta che ovviamente lasci il gas e sfiata fa lo stesso suono. Avete mai visto Initial D? Se non l'avete visto guardatelo, fateci caso, è uguale al suono, poi non so se dal video si sentirà, ma comunque è uguale al suono nell'anime della pop-off della GTR R32, quella nera. È incredibile. E rimanendo in tema di Initial D, questa qui non ha il misfiring system, magari lo metteremo in futuro, non lo so. Misfiring system. Ha un leggero turbo lag, probabilmente proprio per il turbo maggiorato. Dopo i 3000-3500 giri incomincia a spingere il turbo. Prima non è che proprio la macchina sia però la spinta giusta arriva dopo quei regimi là. Prima mamma mia, ragazzi, porca miseria, ragazzi, ma che tuono! Come fa le curve, questo cambio che sembra quello della PlayStation, il Logitech, il G29 o il G27, non mi ricordo qual era dei due, che c'ha quel cambiettino proprio pip 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 pip. E poi ha tanta coppia, ovviamente un grip incredibile, i rapporti sono corti, quindi c'è dalla prima alla quarta li butti dentro come un pazzo, solo la quinta è un po' più lunghina, che è l'ultima marcia. Non so se è più bello il cambio o il modo in cui fa le curve, cioè è pazzesca. Madonna, che bella sta macchina. Non mi piace tantissimo il setting dell'assetto, e l'assetto per me è un po' troppo rimbalzoso su questo tipo di strade, un po' sai di montagna, collina, secondo me è troppo rimbalzoso, diventa un po' pericoloso. Quindi sicuramente gomme nuove, assetto nuovo, e poi non vedo l'ora di restaurarla tutta, quindi sistemare il volante, dare una verniciatina ai tergicristalli, fargli un bel detail, mettere magari qualche parte aero, un po' da tipo time attack giapponese. Scopriremo insieme poi quanti cavalli ha, perché andremo a provarla sul banco e voglio sapere quanti cavalli ha questa macchina, perché va forte. Porca miseria, non avevo mai avuto una Lancer Evo, ma ragazzi veramente dovete averne una. Se siete appassionati di auto dovete avere una Lancer Evolution.
Mamma mia, ma come si muove! Questa si muove molto bene. Non vedo l'ora di andare a farci il primo toghe. Miseria, se va forte sta macchina, oh! Tutte le volte che raccontavo a qualche mio amico ho comprato una Evo 6, no? Ah, hai preso la Tommy Mäkinen? No, non ho preso la Tommy Mäkinen perché la Tommy Mäkinen è sicuramente una macchina incredibile, ma oggi ha un valore che tu la compri e la metti in box, non la usi fuori perché vale troppi soldi. Non che questa valga poco, però questa è una Evo 6, la Evo 6 Tommy Mäkinen è un'altra roba. Questa macchina ha 217.000 km e io ci credo perché questa macchina, se me l'avessero schilometrata e venduta per 120.000 per dire, ci avrei creduto, perché raga, sono tutte schilometrate. Cioè quando mi fanno vedere macchine così del 99 con 90.000 km, ma come si muove, ma che bel soffio! Proviamo a fare una rotonda in modalità Unigan, vediamo cosa succede. Allora, i differenziali funzionano veramente bene. Mamma mia! Fa paura e non sottosterza di niente! Cioè tu dai gas in curva e la senti che chiude, ti tira dentro e allarga poco il posteriore, cioè è un 4 ruote motrici, ma di quelli giusti, no sottosterzo, zero. Vai. Ma che roba? Questa, se gli metti delle gomme giuste, fa paura. Ragazzi, ma che macchina ho comprato? Cioè non so neanche io la macchina che ho comprato. Tra l'altro una delle macchine più economiche che ho comprato e si è rivelata una dei migliori acquisti mai fatti. Cioè è incredibile. Ho sempre voluto una Lancer Evo per il nome, per le gare di rally, per i videogiochi, per tutto. Però adesso che ne ho una posso dire ma meno male che l'ho presa. Cioè ma che bella. Cioè se avete la possibilità di provare una Evo 6 fatelo, perché leggerissima, cambio incredibile, precisissimo, poi vabbè questa è anche un po' elaboratina, quindi va anche molto bene. Insomma, io sono soddisfattissimo, per fortuna attualmente non si è rotto niente, perché sapete che con le auto antiche insomma, quelle un po' storiche, io fortuna non ne ho. Ci vediamo in un prossimo video, perché su questa macchina ho scritto già tantissimi episodi, sono più di una decina, quindi usciranno a raffica. Se vi piacciono le Evo, questa serie è per voi. Grazie amici di essere stati anche oggi qui con noi e noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video. Un saluto.